Buongiorno, Marco. Sei arrivato molto presto oggi. Siediti, per favore. Inizieremo presto. Buongiorno, insegnante. Sì, sono venuto prima perché ho bisogno del tuo aiuto, per favore. Ti ricordi che mi hai detto l'ultima volta? Come posso imparare l'italiano da solo? Sì, ricordo. Com'è andata? Stai vedendo qualche miglioramento nel tuo livello di italiano? Sì, insegnante. Sto migliorando il mio italiano, ma ora ho un problema diverso. Non ho nessuno che mi aiuti a valutare il mio livello di italiano. Intendo. Sto imparando l'italiano da solo, ma non riesco a valutarmi, giusto? Cosa posso fare? Naturalmente puoi valutare te stesso. E ti dirò come. Puoi farlo. E per questo ho bisogno di parlarti degli obiettivi SMART. Sai cosa significa? Si tratta di obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili o realistici, pertinenti e vincolati nel tempo. Specifico, rendi specifico il tuo obiettivo identificando chiaramente ciò che desideri ottenere. Misurabile, stabilisci i tuoi obiettivi in modo tale da poter assegnare numeri ai tuoi progressi. Raggiungibile, rendi il tuo obiettivo impegnativo ma non troppo impegnativo. Scegli qualcosa che sia fattibile per te. Pertinente, assicurati che i tuoi obiettivi siano in linea con ciò che ti interessa e a cui sei interessato. E infine, limitato nel tempo, specificare un periodo di tempo per i tuoi obiettivi. Prova a utilizzare questa formula per i tuoi obiettivi. Ti aiuterà molto. Mi creda. E hai davvero bisogno di misurare i tuoi progressi per alcuni motivi. Primo, è motivante. Inoltre, ci aiuta a scegliere metodi efficaci e focalizza la nostra attenzione. Detto questo, uno dei modi in cui devi valutare te stesso è sostenere i test di italiano. Questo è uno dei modi più semplici per misurare i tuoi progressi, con test di alta qualità. E non è necessario sostenere un test IELTS o TOEFL solo per vedere i tuoi progressi. Anche i test online gratuiti possono essere utili. Tieni presente che nessuno dei test che trovi online sarà perfetto. Tendono a concentrarsi sulla lettura e sull'ascolto e ignorano la scrittura e il parlato. Tuttavia, anche questi test online limitati possono darti un'idea del tuo livello. E prova a ripetere il test ogni 2 mesi per vedere i tuoi progressi. Un altro modo per valutare te stesso è utilizzare strumenti e siti web con metriche. Puoi utilizzare app come Duolingo, ad esempio. Questo è un ottimo modo per vedere quanto sei arrivato lontano. Ci sono tantissime app simili per imparare l'italiano, Anki, Memrise, Quizlet e molte altre. Il vantaggio di ciascuno di essi è che ti forniscono parametri che puoi utilizzare per vedere quanto stai imparando. Tieni un diario. A volte ripenso ai messaggi che ho inviato in italiano anni fa.
E sono sorpreso di quanto fosse pessimo il mio italiano. Vedo molto chiaramente quanto sono più bravo oggi a scrivere in italiano. Inizia a tenere un diario. I diari sono un ottimo modo per esercitare le tue capacità di scrittura. Esercita la tua grammatica ed espandi il tuo vocabolario. Poi, ogni tanto, guarda indietro alle voci del tuo diario precedente e vedi quanto è arrivata la tua scrittura. Quando studiavo l'italiano scrivevo lettere e adesso vedo quelle scritte. Erano terribili. Un altro ottimo modo per valutare te stesso quando impari l'italiano è leggere e rileggere libri. Quello che devi fare è: presta attenzione a quanto sono difficili per te gli articoli o i libri. Magari prendi nota anche del numero di parole che non conosci e che devi cercare. Poi, mesi o addirittura anni dopo, rileggi gli stessi articoli o libri. Sembra più facile. Quante parole hai dovuto cercare questa volta? Se ti sembra molto più semplice, significa che hai fatto molti progressi. Quante parole hai dovuto cercare questa volta? Se ti sembra molto più semplice, significa che hai fatto molti progressi. Lo faccio con i discorsi TED in portoghese. Sto imparando il portoghese. È stato difficile per me. Ora, quando ascolto di nuovo, capisco la maggior parte di ciò che dice l'oratore. Sul serio. Provalo tu stesso. Scegli un podcast che ti interessa e inizia ad ascoltarlo. Usalo per imparare l'italiano, come faresti normalmente. Ma fai attenzione anche a quanto è difficile per te. All'inizio della serie rispetto a quando si inizia ad arrivare alle stagioni successive. Potresti anche tornare indietro e riascoltare gli episodi precedenti. Stai comprendendo meglio il contenuto? Ottieni più dialoghi. Se lo fai, è un indicatore del tuo miglioramento. Oppure, se sei il tipo di persona che vuole davvero misurare i numeri, puoi contare quante volte. Devi premere pausa e riavvolgere. Se ti accorgi che stai premendo pausa meno volte, allora questo è un buon indicatore del fatto che il tuo ascolto sta migliorando. Quindi buon per te. E ovviamente devo menzionare questo: registra te stesso mentre parli. È davvero utile. L'ho provato e funziona. Dato che vivevo in un posto dove c'erano poche opportunità di parlare con persone di madrelingua italiana, ho deciso che avrei parlato da solo. E poi ho iniziato a registrarlo. L'ho notato mesi e anni dopo, quando ascoltavo le mie vecchie registrazioni. Ho potuto vedere gli enormi miglioramenti che ho apportato. Dovresti provarlo. Registrarti è un ottimo modo per esercitarti a parlare quando non hai un interlocutore. Ma è anche un ottimo modo per vedere i tuoi progressi. Ora, se vuoi misurare le tue capacità di parlare, anche altre persone possono misurare i tuoi progressi nell'apprendimento. Utilizza le comunità online per l'apprendimento delle lingue. Gruppi Facebook, app, siti web, gruppi Telegram. Ci sono molti modi per farlo. Sarebbe fantastico che tu potessi dirmi di più su come migliorare e valutare le mie capacità di parlare.
Sicuro. Se volete che parli di questo argomento, fatecelo sapere nei commenti. E come questo video, occuparsi.